Ok, eccomi qui per ampliare la storia della telefonata tra Neslihan e Burak, mantenendo lo stesso stile, tono, linguaggio e formato del testo originale. Preparatevi, perché ci immergeremo ancora più a fondo nelle emozioni dei nostri protagonisti. Ciao a tutti, benvenuti, anzi bentornati sul nostro canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un video che, ve lo anticipo subito, è un po' diverso dal solito. Di solito cerchiamo di farvi sorridere, di tenervi compagnia con storie leggere e divertenti, ma oggi affronteremo un argomento un po' più delicato. Un argomento che parla di emozioni profonde, di fragilità e di quei momenti della vita in cui ci sentiamo persi. Oggi vi racconterò la storia di una telefonata strappalacrime. Una telefonata che Neslihan fa a Burak. E il motivo per cui Neslihan sta piangendo? Ragazzi, preparatevi, perché vi spezzerà il cuore. So che a volte può essere difficile affrontare argomenti tristi, ma credo sia importante parlarne. Perché tutti noi, prima o poi, ci troviamo in situazioni difficili e sapere di non essere soli, di poter contare su qualcuno, può fare la differenza. Ci aiuta a normalizzare le emozioni, a capire che non siamo sbagliati per sentirci in un certo modo e, soprattutto, a trovare il coraggio di chiedere aiuto. Prima di iniziare però, come sempre, vi chiedo un piccolo favore. Se vi piacciono i contenuti del nostro canale, se vi teniamo compagnia, se vi facciamo sorridere anche solo per un minuto, iscrivetevi! È un piccolo gesto per voi, ma per noi significa tantissimo e ci aiuta a crescere e a portare sempre più storie qui. Quindi, dai, cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella per non perdervi nessun video. Ogni iscritto è una spinta in più a continuare a creare contenuti che, spero, possano esservi d'aiuto o semplicemente regalarvi un momento di svago. Ok, siete pronti? Allora mettiamoci comodi e iniziamo con questa storia. Una storia che parla di noi, di voi, di tutti. Una storia che parla di cadute, ma anche di risalite. Immaginate una notte buia, silenziosa. Una di quelle notti in cui il mondo sembra trattenere il respiro. La luna è nascosta dietro le nuvole, come se anche lei si vergognasse di illuminare un dolore così profondo. Una leggera pioggia picchietta sulla finestra, un lamento sommesso che fa eco al tormento interiore di Neslihan. Non è una pioggia forte, impetuosa, ma una pioggerellina fine e costante, che penetra nelle ossa e nell'anima. Neslihan è seduta sul suo letto, avvolta in una coperta di pile che non riesce a scaldarla. È come se il freddo le venisse da dentro, dal vuoto che si è creato nel suo cuore. La coperta, un tempo simbolo di conforto e sicurezza, ora sembra solo un involucro fragile che non la protegge da niente. Ha gli occhi rossi e gonfi, il trucco sbavato, un disastro che riflette il caos che le sconvolge la vita. Non si preoccupa di pulirsi, di sistemarsi. Non ha la forza né la voglia. Il telefono le trema tra le mani. È un oggetto piccolo, leggero, ma in quel momento le sembra pesantissimo, come un macigno. Esita. Vorrebbe chiamare Burak, ma ha paura. Paura della sua reazione, paura di essere un peso, paura di non essere capita. Paura di mostrare la sua vulnerabilità, di rivelare quanto si sente fragile e inadeguata. Ha sempre cercato di mostrarsi forte, indipendente, capace di affrontare qualsiasi sfida. E ora? Ora si sente persa, come una barca senza timone in un mare in tempesta. Ma il dolore è troppo forte. Il peso che si porta dentro è insostenibile. È un peso che le schiaccia il petto, che le toglie il respiro, che le impedisce di pensare lucidamente. Ha bisogno di liberarsi, di condividere il suo fardello con qualcuno che possa capirla, che possa offrirle un appiglio. E Burak è sempre stato lì per lei, un amico fedele, un confidente sincero. Con un respiro profondo, quasi un sospiro, compone il numero. Le dita le tremano così tanto che sbaglia a digitare alcune cifre e deve ricominciare. Ogni squillo è un colpo al cuore. Squilla, squilla, squilla. Il silenzio dell'attesa è assordante, interrotto solo dal battito accelerato del suo cuore. Ogni squillo è un'agonia, un'incognita. Risponderà? Sarà disponibile? Sarà in grado di capirla? Finalmente, dall'altro capo, una voce assonnata risponde. Pronto? È Burak. La voce di Burak, anche se assonnata, è un balsamo per il cuore di Neslihan. Un suono familiare, rassicurante, che le ricorda i momenti felici trascorsi insieme. Ma le parole non escono. Un nodo alla gola le impedisce di parlare. La gola le si è chiusa, come se una mano invisibile le stringesse il collo.
Burak, sentendo il silenzio dall'altra parte, si preoccupa. Pronto? C'è qualcuno? Neslihan, sei tu? La sua voce è ancora un po' impastata dal sonno, ma c'è un'ombra di preoccupazione, un'intuizione che qualcosa non va. A quelle parole, le lacrime di Neslihan iniziano a scendere ancora più copiose. Non riesce a fermarle, è come se avesse o aperto una diga. Un singhiozzo le sfugge, un suono rotto e disperato che rivela tutta la sua angoscia. Neslihan, che succede? Stai bene? La voce di Burak è ora piena di ansia. Ha capito che è lei, che sta male, che ha bisogno di aiuto. Neslihan, con un filo di voce, riesce finalmente a dire: Burak, sono io. La voce è flebile, quasi impercettibile, soffocata dalle lacrime. Neslihan, che è successo? Perché stai piangendo? Dimmi, per favore, mi stai facendo preoccupare. Burak è in allarme. Si alza dal letto, si siede sul bordo, cerca di capire cosa sta succedendo. E lì, Neslihan crolla. Tutte le sue difese crollano, tutte le sue resistenze si sgretolano. Inizia a raccontare. Racconta di come ha perso il lavoro, di come si senta inutile e incapace. Il lavoro era la sua passione, la sua realizzazione, la sua fonte di sostentamento. Ora si sente vuota, svuotata, privata di una parte importante di sé. Racconta di come si sia sentita abbandonata dai suoi amici, di come si senta sola e disperata. Gli amici, un tempo fonte di gioia e compagnia, ora sembrano lontani, distanti, incapaci di capire il suo dolore. Racconta di come non veda una via d'uscita, di come si senta intrappolata in un vicolo cieco. Ho perso il lavoro, Burak, il lavoro che amavo. Mi sento un fallimento. Ho studiato tanto, mi sono impegnata tanto e ora non ho niente. Mi sento persa, Burak, persa e sola. La sua voce è spezzata dai singhiozzi. Ogni parola è un grido di dolore, una confessione di fragilità. Rivela anche che da tempo, forse per orgoglio, non si confidava con nessuno. Il peso l'ha soffocata, facendola implodere. Burak la ascolta in silenzio, senza interromperla. Non la giudica, non la critica, non la interrompe con frasi fatte o consigli banali. La lascia sfogare. Sa che in questi momenti la cosa più importante è ascoltare. Ascoltare con il cuore, con empatia, cercando di capire il suo dolore, di mettersi nei suoi panni. Sa che a volte le parole sono inutili, che basta la presenza, l'ascolto, la comprensione. Quando Neslihan ha finito di parlare, c'è un lungo silenzio. Un silenzio denso, carico di emozioni. Neslihan trattiene il respiro, aspettando una risposta. Ha paura di quello che Burak potrebbe dirle. Ha paura di essere giudicata, di essere compatita, di essere abbandonata. Finalmente, Burak parla. Neslihan, ascoltami bene. So che stai soffrendo tanto e mi dispiace tantissimo. Ma voglio che tu sappia una cosa, non sei sola. Io sono qui per te. Sempre. Non importa cosa succeda. La sua voce è calma, ferma, rassicurante. Trasmette sicurezza, fiducia, speranza. Ma Burak, mi sento così inutile. Non so cosa fare. Non so come andare avanti. Neslihan piange ancora più forte. Si sente sopraffatta dalla situazione, incapace di reagire, di trovare una soluzione. Neslihan, non dire così. Sei una persona meravigliosa, intelligente e capace. Hai tanto da offrire al mondo. Questo è solo un momento difficile, un momento passeggero. Ce la farai a superarlo, te lo prometto. E io sarò qui, al tuo fianco, per aiutarti. Burak cerca di darle coraggio, di ricordarle le sue qualità, di farle capire che questo è solo un ostacolo temporaneo, che può essere superato. Ma come, Burak? Come posso farcela? Non vedo nessuna luce. Neslihan è disperata, non riesce a vedere una via d'uscita. Il futuro le appare buio, incerto, minaccioso. Devi credere in te stessa, Neslihan. Ricorda tutti i tuoi successi, tutte le volte che hai superato le difficoltà. Ricorda quanto sei forte. E non aver paura di chiedere aiuto. Ci sono tante persone che ti vogliono bene e che sono pronte a sostenerti. Burak cerca di stimolare la sua autostima, di ricordarle le sue capacità, di incoraggiarla a chiedere aiuto. Ma ho paura di essere un peso per te, Burak. Ho paura di disturbarti con i miei problemi. Neslihan si sente in colpa, pensa di essere un peso per Burak. Ha paura di rovinare la loro amicizia, di abusare della sua disponibilità. Neslihan, non dire sciocchezze. Non sei un peso. Sei una persona importante per me e voglio aiutarti. Voglio che tu stia bene. E non mi disturbi affatto.
Anzi, mi fai sentire utile. Anzi, mi sento onorato che tu ti sia fidata di me e che tu mi abbia chiamato. Burak la rassicura, le fa capire che non è un peso, che la sua presenza è importante per lui e che è felice di poterla aiutare. Le parole di Burak scaldano il cuore di Neslihan. Si sente un po' meno sola, un po' meno disperata. Un raggio di sole filtra tra le nuvole. Grazie, Burak, grazie per essere qui per me. Non so cosa farei senza di te. Neslihan è grata a Burak per il suo sostegno, per la sua amicizia. Non devi ringraziarmi, Neslihan. Siamo amici, no? E gli amici si aiutano a vicenda, soprattutto nei momenti difficili. Ora, dimmi, cosa posso fare per te? Posso venire a trovarti? Possiamo parlare di persona? Burak si offre di aiutarla concretamente, di starle vicino fisicamente. No, Burak, non è necessario. Mi basta sapere che ci sei. Mibia. Sta a sentire la tua voce. Mi sento già un po' meglio. Neslihan apprezza il suo gesto, ma per il momento le basta la sua presenza virtuale. Ok, allora. Però promettimi che mi chiamerai di nuovo se ti senti di nuovo giù. Promettimi che non ti chiuderai in te stessa. Promettimi che cercherai aiuto se ne hai bisogno. Burak le chiede di promettergli che non si arrenderà, che continuerà a lottare, che non si isolerà. Te lo prometto, Burak, te lo prometto. Neslihan accetta di non chiudersi in se stessa, di chiedere aiuto se ne avrà bisogno. Bene, ora cerca di dormire un po'. Domani sarà un giorno migliore. E ricordati, non sei sola. Io sono qui per te. Burak le augura la buonanotte, le ricorda che non è sola, che può contare su di lui. Grazie, Burak, buonanotte. Neslihan ringrazia Burak e gli augura la buonanotte. Buonanotte, Neslihan. E cerca di sorridere, ok? Burak le chiede di sforzarsi di sorridere, di trovare un motivo per essere felice. Neslihan riattacca il telefono. Le lacrime continuano a scendere, ma ora sono lacrime di sollievo. Le parole di Burak le hanno dato una speranza, una luce in fondo al tunnel. Sa che la strada sarà ancora lunga e difficile, ma sa anche che non è sola. Ha un amico su cui può contare. E questo, in fondo, è tutto ciò di cui ha bisogno. Si asciuga le lacrime, si stringe nella coperta e, finalmente, riesce ad addormentarsi. Un sonno agitato, interrotto da incubi, ma un sonno che le permette di riposare, di recuperare le forze. Nei giorni successivi, Neslihan si impegna a seguire i consigli di Burak. Cerca di credere in se stessa, di ricordare i suoi successi, di non aver paura di chiedere aiuto. Si rivolge a un professionista per elaborare la perdita del lavoro e per trovare nuove opportunità. Si riavvicina agli amici, spiegando loro quello che è successo e chiedendo il loro sostegno. Si concede dei momenti di svago, facendo cose che le piacciono, come leggere, ascoltare musica, fare una passeggiata nel parco. Piano piano ritrova la fiducia in se stessa, la voglia di vivere, la speranza nel futuro. Ed ecco, ragazzi, questa era la storia della telefonata tra Neslihan e Burak. Una storia triste, ma anche una storia di amicizia, di sostegno e di speranza. Una storia che ci ricorda l'importanza di avere qualcuno su cui contare nei momenti difficili, di non aver paura di chiedere aiuto, di credere in noi stessi. Spero che questa storia vi abbia toccato il cuore e che vi abbia fatto riflettere sull'importanza di avere qualcuno su cui contare nei momenti difficili. E ora, prima di salutarvi, volevo riassumere brevemente i punti principali di questo video. Abbiamo visto come una semplice telefonata possa fare la differenza nella vita di una persona che sta soffrendo. Abbiamo visto come l'ascolto, l'empatia e il sostegno siano fondamentali per aiutare chi si sente perso e disperato. E abbiamo visto come l'amicizia vera possa essere una risorsa preziosa nei momenti più bui. Abbiamo anche visto come sia importante prendersi cura di se stessi, non chiudersi nel proprio dolore, cercare aiuto professionale se necessario e coltivare le proprie passioni. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia lasciato qualcosa di positivo. Ricordatevi che non siete soli, che ci sono persone che vi vogliono bene e che sono pronte ad aiutarvi. E se vi sentite persi, non abbiate paura di chiedere aiuto. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a lasciare un commento qui sotto. Ditemi cosa ne pensate, se vi siete mai trovati in una situazione simile, se avete mai avuto bisogno di un amico e se vi siete mai sentiti soli. Mi piacerebbe molto sentire le vostre storie e le vostre opinioni. E, ovviamente, se non lo avete ancora fatto, vi invito a mettere mi piace a questo video, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessun altro video.
Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci aiuta a crescere e a portare sempre più contenuti qui. Quindi, dai, cliccate su mi piace, condividete e iscrivetevi. Grazie ancora per aver guardato e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! Ricordatevi che la vita è un viaggio, a volte difficile, a volte meraviglioso. Ma l'importante è non perdersi mai di vista e non smettere mai di credere in se stessi.